differenza fra allora e oggi è una differenza grossa, perché una delle fortune di chi è nato in quegli anni, ha avuto la fortuna di essere in questi ambienti, lo può capire. Se non ci sei nato, sono quelle cose che vanno vissute, perché l'età pionieristica di uno sport è irripetibile e quindi ti viene sempre la pelle d'oca a pensare alle cose che hai vissuto. Viaggiare a quelle velocità in neve fresca con un attrezzo che un anno prima praticamente non sapevamo quasi nemmeno che potesse esistere, ti dà una sensazione di potere, non so come dirlo, di forza, di energia che è irripetibile. Taking away the moments that make up a dull day. Anni 85-86 il numero di tavole da snowboard vendute in Italia era ridicolo, erano qualche centinaio. C'erano tre marchi sul mercato che erano Barton, Sims e Ugerbucher. E nello stesso momento siamo partiti noi che finalmente abbiamo trovato questa fabbrica che aveva le tecnologie per costruire degli snowboard con le lamine con una stratificazione adatta ad avere prestazioni. Nel nostro laboratorio, dove io scepavo le tavole da surf e da windsurf, spesso girava musica funky, che era la musica del momento, e si andava a ritmo funky, per cui il marchio è nato tutto da lì. La nostra filosofia è sempre stata: vogliamo fare qualcosa per divertirci e ce lo facciamo. Non ce lo andiamo a comprare, ma ce lo facciamo perché probabilmente siamo in grado di farlo. Abbiamo capito a un certo punto di essere in grado di farlo più o meno come gli altri, probabilmente anche con qualcosa in più, perché te lo fai sulla tua pelle e ci lavori sopra e non digerisci quello che ti passa al mercato. E in quegli anni c'è stato, diciamo, il grosso del lavoro di sviluppo, dove un pochino abbiamo contribuito anche noi. Almeno alla prima gara che abbiamo fatto a livello internazionale siamo arrivati
in 2 nei primi 3. Avevamo una squadra corse molto forte con Dabbeni, Ferrari, Colturi. Vincevamo praticamente tutto in Italia, facevamo di solito primo, secondo e terzo di default. Dabbeni usava il soft. Aveva un soft truccato. Abbiamo sempre fatto delle cose molto innovative rispetto a quello che era il mercato, i prodotti sul mercato del momento. Abbiamo introdotto l'alveolare fine anni 80, 89, 90, avevamo una tavola in alveolare che pesava 2,6 kg. Probabilmente nessuno l'ha mai saputo, ma... E c'era un sacco di interesse, c'era un sacco di entusiasmo e di sviluppo su tutto, sulle tavole, sui materiali, sugli attacchi, anche sull'abbigliamento lavoravamo. E niente, Funky era il marchio quasi sicuramente più affermato in Italia e ha dato anche una bella impronta al mercato estero, soprattutto come immagine, perché era qualcosa di diverso, di nuovo. È andata bene. E se non fosse stato per lo snowboard, lo sci sarebbero ancora 2 assi di legno lunghe 2,20 m, legno e metallo, dritte, inguidabili, che richiedevano una tecnica allucinante. È solo grazie allo snowboard che ha scoperto la sciancratura che lo sci è cambiato ed è evoluto, è diventato quello che è. Questo gli sciatori dovrebbero sempre baciare la neve dove passa uno snowboard